Oggi andremo a fare assieme il test e la recensione dell'ultimo smartphone Android di fascia economica lanciato dal brand Kobo. Ecco a voi in anteprima assoluta il nuovissimo Kobo Note 40. Se per caso siete interessati, vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link diretto sia dello store di Amazon ma anche del pre-order di AliExpress. Devo dire che fin da subito ho apprezzato tantissimo lo stile minimalista delle auto posteriore. Ora partiamo subito con la recensione. Prima però vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al canale, così sarete sempre aggiornati alle mie nuove pubblicazioni. Sigla e partiamo con l'unboxing. Apriamo la scatola, tiriamo fuori il nostro bellissimo Note 40. Guardate che bello il lato posteriore, è molto simile e ricorda un po' l'iPhone. Adoro tantissimo questa texture, è veramente molto liscia, ma è un liscio molto particolare perché fa veramente presa sulla pelle, per cui anche se lo utilizzerete con una singola mano sarà molto difficile che incapperete in scivolamenti accidentali. Comunque dopo l'andiamo a approfondire. Continuiamo con l'unboxing, apriamo questo vano. Olè! Hanno inserito anche una cover ergonomica protettiva, è trasparente, anche questa è dotata di un ottimo grip. Andiamo a vedere subito se combacia perfettamente. Guardate, è anche rapidissima da montare, e anche in questo caso hanno inserito uno spessore nella parte posteriore, così anche in caso di caduta accidentale riesce a proteggere maggiormente le due fotocamere. Troviamo anche la garanzia e il manuale di installazione, la mini chiavetta per la nano SIM e udite hanno inserito anche un vetrino temperato da sostituire nel caso che quello già applicato si dovesse rompere. Andiamo a concludere con l'ultimo vano. Olè! E qui troviamo il caricatore che è dotato di slot di tipo USB e compatibile con la ricarica rapida. E infine non può mancare il cavo di ricarica USB tipo C. Riassumendo, questo è tutto quello che troverete all'interno della confezione. E ora andiamo a analizzare il telaio. Partiamo dal lato di sinistra in cui troviamo lo slot per le nano SIM. È doppio slot, nano SIM 1, nano SIM 2, oppure al posto di una delle due potete inserire una micro SD per espandere la memoria fino a 1 TB. E continuando troviamo il regolatore del volume. Nella parte inferiore troviamo il doppio speaker 1 e 2 e lo slot di tipo C di ricarica. La parte superiore è completamente vuota e nel lato di destra troviamo il tasto d'accensione. Vi informo subito che non è presente in questo modello il sensore di impronte digitali. Per quanto riguarda il comparto fotografico, nella parte frontale troviamo la selfie camera da 8 megapixel e nella zona posteriore troviamo il flash, la macrocamera da 2 megapixel e la telecamera posteriore principale da 50 megapixel. Come vi dicevo durante l'intro, questo telefono è veramente molto leggero ed è compatto, per cui guardate, si riesce perfettamente a usare anche una mano. Non c'è nessun problema sia di grip, e anche dopo un utilizzo molto prolungato non avrete nessun problema per quanto riguarda l'affaticamento del polso. Andiamo a vedere anche un po' di navigazione. Guardate com'è rapido, è veramente impressionante essendo un cellulare di fascia economica. Andiamo a aprire anche un articolo, questo proroga bollette, quindi speriamo che sia una buona notizia. Comunque noi concentriamoci sulla recensione, andiamo a zoomare anche le immagini. Guardate anche qui come siamo ben veloci. Andiamo a vedere anche l'evidenziazione. E anche qui direi che ci siamo. Tra le funzioni più utili che possiamo attivare con la tendina troviamo, a parte il classico Bluetooth, Wi-Fi, rotazione automatica, la torcia. Non è molto potente, ma ovviamente questo non è un rugged phone. Troviamo il GPS e devo dire che l'ho testato in esterna, non va affatto male, niente di eccezionale, ma la sufficienza la raggiunge tranquillamente. La registrazione dell'audio, che è una delle funzioni che tra i commenti mi chiedete più spesso, e vi informo che in questo modello è presente. E ultima, ma non per importanza, la modalità del risparmio energetico, che la potete attivare per aumentare ulteriormente l'autonomia della batteria. E ora andiamo a fare un tour delle impostazioni. Come vedete sono tutte le classiche impostazioni di Android 13, Wi-Fi, dispositivi connessi, app, notifiche eccetera eccetera. Per quanto riguarda la batteria, è dotato di una batteria a litio non rimovibile da 5000 mAh. Un altro aspetto che mi piace veramente tanto di questo Note 40 sono le colorazioni, che sono veramente molto belle e variegate. Lo potrete acquistare viola, nero, verde oppure azzurro. E per quanto riguarda le dimensioni, ha un'altezza di 165 mm, una larghezza di 75, uno spessore di 10 per un peso totale di 222 grammi. Per quanto riguarda la RAM e lo spazio di archiviazione, questo Note 40 è dotato di 6 GB di base più 6 aumentabili con la Virtual RAM e 256 GB di memoria. Per andare a espandere la RAM vi mostro subito come si fa. Vi basterà scendere nelle impostazioni fino a che troverete l'opzione espansione della memoria. Vi basterà fleggare questo cerchietto e la RAM verrà raddoppiata, passando da 6 a ben 12 GB di RAM. Parlando della sicurezza, come vi ho già detto, non c'è il sensore di impronta digitale, tuttavia hanno messo altre funzioni molto utili come trovo il mio dispositivo, il sensore PIN che potete inserire il codice numerico classico per sbloccare il cellulare, ma soprattutto è presente lo sblocco facciale. Vediamo se lo sblocca al primo tentativo. Ho messo in stand by, vediamo.
e l'ha sbloccato. E devo dire che è una funzione molto utile e forse la preferisco al sensore di impronte digitali, perché magari in inverno siete fuori, avete i guanti, il sensore ovviamente non funziona, invece lo sblocco facciale funziona più o meno in tutte le condizioni. Continuando col tour delle impostazioni, un'altra funzione che vi voglio far vedere ed è utilissima è la funzione di accensione e spegnimento programmato. Per impostarla è molto semplice, vi basterà selezionare accensione e spegnimento programmato, potete attivare sia l'accensione che lo spegnimento, potete selezionare un'ora e ripeterla tutta la settimana o dal lunedì al venerdì, o selezionare direttamente i giorni, impostare l'accensione automatica circa 20-25 minuti prima della sveglia, così lui si accenderà e avrete comunque la sveglia attiva senza lasciarlo acceso tutta la notte. Sicuramente la batteria vi ringrazierà. E ora parliamo del processore. Questo Cobot Note 40 è spinto dall'octa-core Unisoc T606 a 12 nanometri con 2 Cortex A75 e 6 Cortex A55 a 1,6 GHz. E come GPU abbiamo l'Armali G57. E ora andiamo a fare anche un test dell'audio, così vi faccio vedere la potenza di questi speaker. Aumentiamo il volume, metto in 16 noni lo schermo e adesso vi avvicino il device. Come qualità è abbastanza buona, come avevo anticipato i due speaker sono stati inseriti nello stesso lato. Io personalmente ne avrei inserito uno a destra e uno a sinistra per avere un audio un po' più coinvolgente, ma questo è solo mio parere. Per quanto riguarda la potenza, direi che siamo sulla sufficienza. Non è molto potente, ma a meno che lavoriamo sopra un trattore è sufficiente per ascoltare in qualsiasi situazione. E dato che siamo già su YouTube, andiamo a fare anche un test del display. Abbiamo un LCD IPS da 6,56 pollici in HD Plus con 16 milioni di colori a 269 ppi. Come schermo devo dire che non mi dispiace, niente di eclatante, però per il prezzo di questo smartphone alla fine non ci si può lamentare, e anche il refresh rate da 90 Hz non è per niente da sottovalutare quando si guardano video o serie TV. E ora vi mostro dei video in alta definizione e delle foto che ho scattato direttamente da questo smartphone. Per quanto mi riguarda il comparto fotografico è il settore in cui si sono spinti di più in questo Note 40. Ovviamente non fraintendetemi, quello che voglio dire è che questa telecamera assolutamente non è da paragonare con i top di gamma, però con gli altri smartphone della sua stessa fascia di prezzo dice veramente la sua. Gli scatti sono di ottima qualità e anche i video, come avete visto, hanno raggiunto la sufficienza e anche una buona stabilità. E infine ho svolto anche un test gaming provandolo su tantissimi giochi 3D come Monster Truck, Mario Kart e Modern Strike, e devo dire che questo octa-core Unisoc T606, che ho già testato anche in altri smartphone, ha funzionato abbastanza bene. Come ho già detto, non è un processore nato per il game, tuttavia per giochi non troppo difficoltosi non dà nessun tipo di problema. I caricamenti sono nella norma, buoni ma niente di eccezionale, e per quanto riguarda la fluidità di gioco con refresh rate da 90 Hz è stata tutto sommato piacevole anche nelle scene più movimentate. L'unico difetto che ho riscontrato è che se giocate in maniera prolungata questo device tende un pochino a riscaldare, ma è anche normale perché questo modello è veramente sottilissimo, per cui fa un po' più fatica a dissipare il calore. Per quanto riguarda il prezzo, questo Note 40 verrà venduto sia su Amazon che su AliExpress intorno ai 150-160 euro. Concludo come sempre con i pro e contro. Tra i pro ho inserito la fotocamera, le dimensioni e il layout. Tra i contro ho inserito lo schermo. Onestamente avrei preferito un Full HD Plus. Se questa recensione vi è piaciuta lasciate un like e iscrivetevi al canale, e prima di salutarvi vi ricordo che nella descrizione di questo video troverete i link diretti per poterlo acquistare e tutta la sua scheda tecnica. Vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!